Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi di voi è nuovo, io sono Sara e nel mio canale condivido con voi consigli e tutorial per realizzare abiti. Nel video di oggi vediamo come cucire una zip invisibile. È un video della serie Le basi del cucito che ho iniziato alla fine dell'anno scorso e se siete alle prime armi con il cucito vi consiglio di dare un occhio a questa mia playlist in cui ho caricato e continuerò a caricare video in cui spiego come cucire appunto dalle basi, quindi se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella così da non perdervi tutti i futuri video che pian piano aggiungerò. Oggi in realtà avrei voluto pubblicare un video un po' più impegnativo di questo, ma non ho fatto tempo perché sto lavorando ad un super abito per un'occasione speciale che mi sta appunto portando via un bel po' di tempo e non vedo l'ora di mostrarvelo in uno dei prossimi video. Comunque tornando a noi, ci sono vari tipi di zip. Quella invisibile è personalmente quella che utilizzo di più in assoluto, dà un aspetto pulito al capo perché come dice il nome è praticamente invisibile o quasi e non richiede cuciture a vista per fissarla, quindi è particolarmente adatta per capi eleganti. Infatti nel video di oggi la uso per chiudere una gonna a tubino. Se volete ho anche il video tutorial completo su come cucire la gonna e ve lo lascio qui sopra e anche sotto in descrizione. Comunque non perdiamo altro tempo e vediamo subito come cucire una zip invisibile. Io qui metterò la zip invisibile nel centro dietro di una gonna a tubino con cinturino. La zip si fermerà sotto al cinturino perché poi nel cinturino metterò dei gancetti. Ma se preferite potete tranquillamente far proseguire una zip invisibile anche all'interno del cinturino. Prima di tutto mi segno bene la tacca di fine della zip. Appoggio sul tavolo la zip chiusa con il lato dritto rivolto verso l'alto. Prendo poi il pezzo destro della gonna e piego il suo 1,5 cm di margine in dentro. Lo appoggio sopra la zip simulando come effettivamente deve stare la zip una volta cucita, quindi mi appoggio il pezzo destro di gonna sul lato destro della zip, lo tengo con le mani, apro in fuori il margine e spillo assieme la zip al pezzo di gonna. Ora dobbiamo spillare nella posizione esatta la zip. In cima avevo lasciato 1,5 cm di margine, quindi la parte rigida della zip, i dentini, devono partire appena sotto al 1,5 cm di margine e me lo segno con una penna cancellabile. E per quanto riguarda il resto della zip, i dentini devono stare esattamente sopra alla linea del 1,5 cm di margine che avevo lasciato in verticale nel centro dietro. Se vi può aiutare anche qua potete segnarvi questa linea con una penna cancellabile. E vi ricordo anche che sotto in descrizione potete trovare tutta una serie di materiali utili per realizzare questo progetto, tra cui anche la penna cancellabile. Cucite quindi il primo lato della zip a 1,5 cm dal bordo, fino alla tacca segnata prima, usando il piedino apposito per zip invisibile che vi permette di cucire sotto i dentini e di avvicinarvi il più possibile ai dentini della zip. In questo modo dal dritto poi alla fine si vedranno solo i dentini e non il nastro della zip. Questo piedino ha due scanalature, una a destra e una a sinistra del lago. Si inizia a cucire la zip invisibile sempre da in cima, aprendo i dentini con le dita in modo che si veda il punto sotto ad essi dove dobbiamo poi cucire. E si fa in modo che la fila di dentini entri nella scanalatura del piedino a destra del lago. Così facendo restano aperti e si riesce a cucire sotto. Arrivate fino alla tacca e fermate la cucitura con dei punti indietro. Qui fate finta che la tacca sia 2 cm più in alto. L'ho fatta più bassa pensando di avere in casa delle zip più lunghe, ma mi ero ritrovata senza, quindi ho dovuto cucirne una più corta e di conseguenza la tacca andrebbe alzata. E per cucire il secondo lato della zip si segue lo stesso procedimento, quindi piegate in dentro il margine di 1,5 cm del lato sinistro della gonna e appoggiatelo sopra la zip così da simulare come dovrebbe essere una volta cucita. Quindi aprite il margine tenendo fermo il secondo nastro della zip e spillatelo con le stesse regole di prima.
Si cuce sempre dall'alto e questa volta i dentini vanno messi dentro all'altra scanalatura del piedino, quella a sinistra del lago. E ora che la zip è pronta, potete passare a chiudere la cucitura che c'è sotto, nel mio caso è quella del centro dietro. Nel cucire fate attenzione ad arrivare il più vicino possibile all'ultimo punto della cucitura della zip. In questo modo non si formeranno degli antiestetici buchetti alla fine della zip. Fate attenzione a mettere la parte finale della zip verso l'interno del capo, perché sennò la vedreste poi al dritto una volta finito tutto. E per fare in modo di riuscire ad arrivare il più vicino possibile agli ultimi punti di cucitura della zip, vi consiglio di utilizzare il mezzo piedino, che è quello che si utilizza di solito per mettere le cerniere normali. Stirate aperti i margini della cucitura sotto alla zip e stirate anche la zip da sopra, mettendo un panno per proteggerla. E per finire, se non foderate il vostro capo, potete rifinire con la tagliacuci i margini della zip e della cucitura sotto. E la zip è quindi pronta. Nel caso abbiate un cinturino, potete iniziare ad attaccarlo ora, o se anche non avete un cinturino, potete ora attaccare la paramontura o mostra che rifinisce la vita. E per il video di oggi è tutto, io spero che vi sia stato utile, lasciate un mi piace e condividetelo se conoscete qualcuno che ha le prime armi con il cucito. Questo aiuterebbe molto il canale, quindi vi ringrazio già in anticipo. Bene, ci vediamo al prossimo video e sperabilmente riuscirò a mostrarvi l'abito speciale che sto realizzando. Ciao ciao!